Focusrite Scarlett Solo. Cos'è? Come funziona e perché tu chitarrista nel 2020 devi averla? Let's play! Ciao chitarristi, benvenuti su Shape Your Tone. Sono Alessandro Bianchi e oggi parliamo di Focusrite. Per la precisione parleremo del modello Scarlett Solo che, secondo me, e non solo, è la migliore entry level sotto i 100 euro. Questo è il primo video di una lunga serie sull'home recording. Se sei interessato a imparare come registrare le tue tracce di chitarra da solo, a casa tua, iscriviti al canale, attiva la campanellina e mi raccomando, seguimi anche su Instagram così resti aggiornato su tutto quello che faccio sul canale e non solo. Comunque, nel corso di questo video andiamo a vedere cosa c'è nella scatola, come funziona, come usarla, insomma, tutto quello che c'è da sapere e in più tutti i motivi per cui dovresti averla. E a te che arriverai in fondo al video spiegherò una cosa che sarà molto utile. Ora però basta parlare, apriamola e vediamo cosa c'è nella scatola. Innanzitutto parliamo della scatola. Già sul retro della confezione troviamo un sacco di caratteristiche tecniche che ci possono essere veramente utili. Per esempio possiamo vedere a che sample rate può lavorare la scheda. Insieme alla scheda allo stesso prezzo, quindi senza costi extra, ci danno un sacco di software che ci saranno utilissimi. Pro Tools, Ableton Lite e un sacco di plugin che ci rendono indipendenti con solo la scheda audio. Mi raccomando, segnatevi la parola utile perché sarà la più usata in questo video. Già aprendo la scatola possiamo trovare le prime informazioni utili, ovvero ci dicono che collegando la Scarlett USB al computer possiamo trovare una veloce guida per il setup. E ovviamente il foglietto delle istruzioni che ci è molto utile perché il primo punto è: leggi le istruzioni. Vogliamo esagerare? Vogliamo leggere il secondo? Conserva le istruzioni. E se siamo in vena c'è anche segui le istruzioni. E finalmente ora troviamo la prima cosa veramente utile all'interno della confezione, ovvero la scheda. In aggiunta, ovviamente, come Focusrite ci ha abituato negli anni, troviamo questo pacchettino bianco con all'interno il cavettino USB per collegare la Scarlett al computer. E questa cosa ci porta alla caratteristica numero 1 stupenda di questa scheda: non ha bisogno di alimentazione. Questo cosino qui, ovvero il cavetto USB, ci permetterà di attaccare la scheda al computer e contemporaneamente fornirla di alimentazione. Strautile se dobbiamo portare la scheda in giro e non abbiamo 1000 prese, anche per strada. Avete il computer o un powerbank, ci collegate questa e avete fatto. Ora però parliamo nel dettaglio della scheda. Partiamo dal pannello posteriore, quindi vediamo dove dobbiamo attaccare il cavetto che abbiamo appena visto. Qui troviamo la porta USB-C per collegare il cavetto al computer. E qui da parte troviamo i due output destro e sinistro della scheda. Pannello anteriore. Sul pannello anteriore della scheda troviamo la maggior parte delle connessioni che la scheda ci offre. Partendo dalla sinistra della scheda troviamo il primo ingresso XLR per un microfono. Subito da parte troviamo il bottone 48 volt, ovvero quello della Phantom Power per alimentare i microfoni a condensatore. Sopra abbiamo il potenziometro del gain per gestire il volume di ingresso della scheda. E per chiudere il primo canale troviamo il bottone Air, ovvero quello che ci aiuta a simulare il preamplificatore ISA di Focusrite. E sta roba per una scheda entry level così è fuori di testa. Ora passiamo al secondo canale, che è il nostro preferito, di sicuro. Dico questo perché ha solo un ingresso jack ed è l'ideale per noi chitarristi. Su questo canale, oltre al potenziometro del gain per gestire il volume di ingresso, troviamo anche il bottone instrument, che ci permette di switchare da un ingresso di linea a un ingresso instrument. Infine troviamo la sezione dedicata al monitoraggio, che è forse una delle più importanti e ci serve per ascoltarci. Ovvero abbiamo questo bottone qui, Direct Monitor, che ci permette di effettuare un preascolto in cuffia, molto utile. E poi abbiamo questo mega potenziometro che non è altro che il volume del monitoraggio. Per chiudere il tutto abbiamo l'uscita cuffia, come i nostri jack per chitarra, per cui se avete delle cuffie normali potreste aver bisogno di un adattatore come questo qui. Vi basterà semplicemente collegare le vostre cuffie all'adattatore e poi inserire l'adattatore nella Focusrite. Passiamo ora a spiegare un po' di funzionalità di questa scheda. Se oltre alla chitarra sei interessato a registrare anche la tua voce, il canale numero 1 è quello che fa per te. Qui puoi attaccarci il tuo microfono indipendentemente dalla chitarra sul secondo canale. Puoi gestire i due volumi in modo indipendente. Se il tuo microfono però è un condensatore, mi raccomando, ricordati di attivare il Phantom Power. Se vuoi un po' di carattere extra sulla registrazione della tua voce, mi raccomando, ricordati anche il bottone Air. Come ho detto prima, questo bottone ti serve per simulare il preamplificatore ISA di Focusrite. Questo ti consentirà di avere un po' di carattere in più e un po' di presenza extra sulla tua voce. Test rapido. Ora faccio un test rapido con la voce e poi lo facciamo con la chitarra. Ora faccio un test rapido con la voce e poi lo facciamo con la chitarra. Ora faccio un test rapido con la voce e poi lo facciamo con la chitarra. Ora faccio un test rapido con la voce e poi lo facciamo con la chitarra. Ora vediamo cosa possiamo fare con il secondo canale. Qui troviamo un ingresso solamente jack. L'ideale è entrarci con la chitarra direttamente. Chitarra, jack, scheda audio. Facendo così sarai prontissimo ad utilizzare la tua chitarra con tutti i software che trovi inclusi con la Focusrite. E la cosa migliore è che tutto questo lo farai con latenza bassissima. Hai capito benissimo. Latenza bassissima. Scusa se è poco.
Come accennato prima, i due canali dispongono di controlli di gain indipendenti. Inoltre una cosa bellissima e anche utilissima di questi controlli è che cambiano il colore del LED in base al volume d'ingresso. Colore verde se va tutto bene, e il colore diventa rosso nel momento in cui stiamo clippando, per cui la scheda ci dice: oh, guarda che la traccia di chitarra che stai registrando non va mica bene, rifalla, hai capito? Quindi, ricapitolando, il canale 2 lo possiamo utilizzare per registrare le tracce di chitarra con tutti i plugin che vogliamo direttamente nella nostra DAW. A proposito di plugin, sto preparando un video in attesa dell'uscita sul mercato di Quad Cortex. Andrò ad utilizzare solo la Focusrite con un plugin di Neural, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina, ne sentirete delle belle. Ora andiamo a vedere come installarla, configurarla e sentiamo come suona. La prima cosa che possiamo fare appena colleghiamo la scheda audio al nostro computer è sicuramente quella di andare nella cartella della scheda audio e aprire il file che c'è al suo interno. Questo ci porterà a una guida veloce su come configurare e scaricare tutti i software che ci servono. Quindi la prima pagina che ci troviamo davanti ci permette di creare il nostro account Focusrite, scaricare e installare driver e software della scheda, vedere quali programmi abbiamo inclusi con l'acquisto della scheda e guardare eventuali tutorial. In più possiamo registrare il nostro prodotto oppure effettuare il login se il nostro account è già stato verificato. In questo caso io andrò per l'Essential Software. Da questa pagina possiamo vedere sicuramente che possiamo scaricare il software dedicato alla scheda audio, compresi i driver. Ed è quello che faccio. Esattamente sotto possiamo vedere una breve guida video su come scaricare e installare poi il software, ma ora te lo faccio vedere anche io. Bene, ora siamo nel wizard del setup della scheda audio. Per cui accettiamo i classici accordi di licenza, scegliamo la cartella in cui vogliamo installare il software. A questo punto invece dobbiamo essere sicuri di eseguire l'installazione completa. Selezioniamo Full Installation se non è già preconfigurato e poi Install. Al termine dell'installazione ci verrà chiesto di riavviare il computer. Appena il computer sarà riavviato e acceso, la prima cosa che ci verrà mostrata sarà il software della scheda con eventuali update del firmware. Ecco, a questo punto scegliamo Yes, Restart the Computer Now, premiamo Finish e il nostro computer procederà automaticamente al riavvio. Questo è il software dedicato alla scheda audio Focusrite che ci viene mostrato non appena accendiamo il computer. Da qui possiamo controllare fisicamente anche i bottoni della scheda, per cui per il canale 1 possiamo scegliere se attivare o disattivare layer. Per il canale 2 invece possiamo scegliere tra line e instrument per quanto riguarda l'input della nostra chitarra. Inoltre possiamo vedere un sacco di dati tecnici come la versione del firmware, scegliere a che sample rate far girare la scheda, il clock e in più possiamo scegliere se attivare o disabilitare Phantom Power. Inoltre una cosa un sacco carina è che possiamo scegliere che colore dare agli anelli dietro ai potenziometri del gain, quindi se sta clippando e non vogliamo il rosso ma il blu possiamo farlo. Bene, ora siamo all'interno della mia DAW, in questo caso uso Cubase 5. Da qui ti farò vedere come selezionare la scheda audio per lavorare e registrare le tue tracce nella DAW. In questo caso andiamo sulla scheda Device e andiamo su Device Setup. Nella parte dedicata alla VST Audio System abbiamo una voce chiamata ASIO Driver. Da qui andiamo a scegliere quale driver usare. In questo caso ho la Focusrite collegata USB, per cui scelgo Focusrite USB Audio. Confermo di voler cambiare i driver audio e ho fatto. Per cui adesso premo OK. Ora aggiungo una traccia audio per farti vedere un altro paio di cose. Sempre dalla pagina Device vado su VST Connection. In questo caso vediamo i bus di input e di output sia della DAW che della scheda. Ora, qui l'input è settato come stereo. Io voglio invece registrare la mia chitarra in mono, per cui clicco il tasto destro e faccio il Remove Bus. Una volta tolto vado ad aggiungerne uno nuovo e scelgo mono. Automaticamente l'input 1 verrà assegnato al mono in della scheda audio e della DAW. Quindi ora scelgo la traccia. Dove ho il no bus vado a scegliere mono in, così assegno quell'input a questa traccia audio. Così sono sicuro che quando vado a suonare all'interno della scheda audio il segnale verrà processato e registrato su questa traccia audio. Questo è un test del canale 1 della Scarlett Solo. Non sono un cantante, quindi invece di cantare io so solo parlare e mi accontento di questo. Ora ho acceso l'Air e non ho ancora imparato a cantare, quindi l'unica cosa che so fare è ancora parlare, continuo a parlare. E anche su quello tante volte ho dei dubbi. Questo è un test del canale 1 della Scarlett Solo. Non sono un cantante, quindi invece di cantare io so solo parlare e mi accontento di questo. Ora ho acceso l'Air e non ho ancora imparato a cantare, quindi l'unica cosa che so fare è ancora parlare, continuo a parlare. E anche su quello tante volte ho dei dubbi.
Quindi, per il chitarrista è veramente la migliore entry level a meno di 100 euro? Qualche considerazione, un po' di pro e contro e poi rispondiamo alla domanda. La lista dei pro sicuramente inizia con la scheda audio stessa. Si parla di un modello di terza generazione, tutta la componentistica è di un livello superiore rispetto a quelle vecchie, ovviamente. Però è un fattore importantissimo, la qualità generale della scheda sale sensibilmente. Numero 2, l'ascolto sulla scheda viene gestito bene. Abbiamo il bottone Direct Monitor che ci aiuta tantissimo per effettuare un preascolto in cuffia. Quante volte stavi suonando col tuo computer e non riuscivi ad ascoltare quello che stavi suonando mentre lo stavi suonando? Tantissime, di sicuro. Ecco, con questo hai risolto. Il terzo pro è sicuramente il preamplificatore. Abbiamo un pre che è stato apprezzato da tantissime persone nel campo audio e grazie al bottone ER e la simulazione del pre di Focusrite sicuramente la qualità della registrazione sale. Ne hai avuto dimostrazione nel test che abbiamo fatto prima. Continuiamo la lista con il fatto che attacchi la chitarra alla scheda audio e puoi suonare con i plugin senza latenza. L'abbiamo già detto, scusa se è poco. Sentire quello che stiamo suonando con magari mezzo secondo di differenza, suono e poi sento, dà fastidio. Ecco, questa scheda ci aiuta anche in questo. E ultimo, ma non per importanza, l'alimentazione che su questa scheda non esiste. Questa scheda viene alimentata direttamente da cavo USB, per cui non è un filo in più. Risparmiamo spazio. Suoniamo per strada? Possiamo farlo. Suoniamo in un locale? Possiamo farlo. Possiamo fare tutto. Secondo, è anche un risparmio di soldi. È una cosa in meno che si può rompere, è una cosa in meno che possiamo perdere. Siamo salvi. Basta che non perdi il cavo USB però, sarà un casino. L'unico contro è che se hai bisogno di qualcosa di più rispetto a quello che la scheda audio offre, non va bene. Mi spiego meglio. Se ad esempio devi microfonare il tuo amplificatore, quindi vuoi mettere un microfono davanti alla cassa, tutto va bene. Ma se già vuoi mettere due microfoni davanti al con e quindi miscelarli insieme... No. Per fare questo avrei bisogno di un modello di scheda superiore, per cui ti consiglio la 2i2 sempre di Focusrite. Le funzionalità e la qualità restano le stesse, solo hai un input in più microfonico. Ora rispondiamo alla domanda. È davvero la migliore entry level per un chitarrista? Qualitativamente sicuramente sì. Per quello che costa e per quello che fa è la numero 1. In termini di connessioni invece dipende da voi. Se ti serve la scheda solo per attaccare la chitarra e registrare al computer direttamente, tutto ok. Se invece già hai bisogno di un ingresso per un altro microfono, cambia scheda. Come ti ho detto prima, la Focusrite 2i2 è una buona scelta. Se ti interessa mi raccomando lascia un commento che magari, non si sa mai, porto anche quella sul canale. Ora, il consiglio extra. Se sei arrivato fino a questo punto del video ti meriti di sentirlo. Magari non ci hai mai pensato e non ci hai mai fatto caso, ma una scheda audio può aprirti delle porte. Tante produzioni al giorno d'oggi i casting li fanno online e ti chiedono un video con una registrazione audio. Io per esempio ho seguito esattamente questo percorso. Di recente ho preso parte a un'audizione per avere un lavoro come chitarrista sulle navi di MSC. Per fortuna avevo le competenze necessarie per registrare le tracce di chitarra che mi sono state richieste. Sia la qualità della registrazione audio sia la qualità del mio suono sono state apprezzate. E tutto grazie a lei. Se non avessi saputo registrare la mia chitarra con un livello qualitativo decente, quell'audizione non l'avrei passata. Quindi sarei stato a casa senza lavoro. Vuoi essere tu il chitarrista che perde un'occasione così grande per cosa? Per non saper usare una scheda audio? Non vuoi esserlo? Ovvio che non vuoi esserlo. Quindi iscriviti al canale e attiva la campanellina, così tutte queste cose le impari di sicuro. Ricordati anche di lasciare un like e seguirmi su Instagram, così resti aggiornato su tutto. E nei prossimi video ti insegnerò come usare questa scheda al meglio. Ci vediamo lì!